Dicembre, il mese delle feste, delle luci e dei buoni propositi per l'anno nuovo. Ma quest'anno per me è stato diverso. Sono quasi sparita dai social e non perché volessi prendermi una pausa, ma perché non ce la facevo più. Mi sentivo come se stessi affondando, un po' ogni giorno. Nel 2022 ho iniziato l'università, ho avviato la mia attività di gestione social e content production in Svizzera. Due grandi sogni che sembravano così lontani, ma che sono diventati realtà. Sembrava tutto perfetto, vero? Ma quello che non si vede è stato il prezzo che ho pagato. Scuola, lavoro, vita privata, tutto mescolato in un vortice che non mi lasciava mai respirare. Ero esausta, svuotata, incapace di gestire la mia stessa routine. E ora voglio condividere con voi cosa è successo, gli errori che ho commesso e soprattutto come ne sono uscita. Perché so che non sono sola. E magari anche tu, proprio ora, stai sentendo quel peso insostenibile. Se ti senti sopraffatta, bloccata o sull'orlo di mollare tutto, questo video è per te. Ti racconterò la mia storia e cosa ho imparato da questa esperienza, perché nessuno di noi dovrebbe arrivare al punto di esaurirsi completamente. Perché non riesci ad essere produttiva nonostante ti impegni al massimo. Ciao, sono Mika, sono una studentessa, ma il mio sogno è essere imprenditrice. 3 anni fa ho deciso di iniziare un nuovo percorso universitario mentre avevo già aperto la mia attività di gestione social media e content production. Mano a mano che andavo avanti con il mio percorso di studi, mi sono resa conto che lo stile di vita che avevo scelto era più difficile di quello che immaginassi, perché gestire una scuola al 100% e un'attività in continua crescita che a gennaio del 2024 aveva raggiunto un portfolio di 20 ristoranti diversi è stato estremamente difficile. Ogni momento della mia giornata era occupato o dalla scuola o dal lavoro e di spazio per me non ce n'era più. E ad oggi, che siamo a gennaio del 2025, ho esaurito completamente le mie energie e ho dovuto mettere in discussione tutto quello che ho fatto fino ad oggi. Perché non riesco ad essere produttiva in ambito scolastico o all'interno della mia attività imprenditoriale, nonostante mi impegni tantissimo per riuscire a raggiungere i miei traguardi? La prima cosa che pensavo quando sentivo questa sensazione era che mi mancassero le conoscenze, che la mia mancanza di produttività fosse una conseguenza del mio essere troppo indietro a livello di competenze, di non conoscere tutte le strategie, i metodi, e questo mi portava a spendere un sacco di soldi e un sacco di tempo a ricercare queste informazioni. Qualcosa nella nostra generazione è cambiato. Infatti i social non fanno altro che mostrarci ogni giorno come anche una ragazza di giovane età possa in poco tempo sviluppare il suo brand, e quindi questo ci spinge a vivere con frustrazione la scuola e allo stesso tempo di dedicare alcune delle nostre energie nel cercare di capire quale attività potremmo intraprendere. In quel momento la nostra identità è scissa in due e non può fruttare né in una direzione né nell'altra. Nel gestire queste mie due vite parallele mi sono annullata. Per essere produttivi però bisogna avere l'energia e la lucidità per poter affrontare le sfide che si presentano durante il nostro percorso, e questa energia noi la prendiamo proprio dalla nostra sfera personale, quella che avevo trascurato, ed è esattamente quella che ho ripreso in mano nel momento in cui ho esaurito completamente le mie batterie. Così vera, così innocente. Ho capito tante cose in questo periodo e sto continuando a capirle. Non è ancora il momento e non faccio altro che ripetermelo ogni volta che pianifico le mie giornate. Mi contengo e dico: adesso non è il momento, prenditi cura di te stessa e poi quando sarà il momento lo capirai e lì
inizierai di nuovo a volare ancora più in alto di prima. Tra le cose che di solito faccio in queste situazioni c'è sicuramente il rimettere la priorità su me stessa. All'interno del mio ufficio alla fine ho costruito la mia stanza, un momento dove prendermi dello spazio per me, per pensare, per scrivere, per dar sfogo alla mia creatività, per non avere disturbi e pressioni esterne. Ho capito che dovevo superare un mio limite personale. Questa filosofia del andare avanti senza guardare in faccia a niente, nessuno, nemmeno me stessa, mi ha portato proprio a un appiattimento delle mie emozioni e non sapevo come gestire questa cosa, perché non riuscivo più a comunicare con me. Un diario è stata la soluzione. Giornalmente io riporto tutte le riflessioni che mi vengono in mente. Il tempo libero non è assolutamente un ostacolo alla mia produttività, anzi nelle giuste dosi rappresenta proprio una medicina che mi permette di aumentare la mia produttività. E in realtà non è che serva a strafare per riuscire ad avere questi benefici, ma come avete visto nel video servono veramente poche semplici attività per farci capire che ci stiamo riappropriando del nostro tempo e della nostra libertà. Oltre allo stimolo creativo, di cui vabbè io comunque già di base ne sono ricca, gli altri benefici che ho riscontrato sono sicuramente la capacità di mettere dei limiti al lavoro, ai clienti con cui mi interfaccio, e non è una cosa così scontata, ma soprattutto mi permette anche di mettere dei limiti economici, perché poi diventa un cane che si morde la coda. Non mettiamo dei limiti nella nostra sfera personale, andiamo sotto stress, diminuisce la nostra produttività e la qualità del nostro lavoro, anche la percezione che abbiamo del valore del nostro tempo decresce. Invece noi dobbiamo costruire un circolo virtuoso che ci permetta di mettere dei limiti, dare il giusto valore al nostro tempo, manteniamo la nostra mente più lucida, ci permette di poter avere il tempo libero per dedicarci a noi stesse e stare bene fisicamente, ma tutto questo poi va a alimentare soprattutto la nostra autostima, ed è soprattutto grazie all'autostima che possiamo risultare più determinate e determinanti. Spero che questo contenuto vi sia stato utile per una riflessione personale. Se così fosse stato, vi prego di lasciare un like per supportare il mio lavoro. Noi ci vediamo al prossimo video, che spero sarà di contributo al vostro successo per il 2025, e intanto vi mando un enorme bacione. Ciao! Da Simba, che ogni tanto compare nei video, vero? Ogni tanto compare nei video perché te alla fine sei un coccolone un po' esibizionista. Guarda che puoi dire a loro che tu sei un po' esibizionista.